Ti piacerebbe imparare ad applicare la cerniera zip invisibile quando è lunga su abiti, tute o capi d'abbigliamento o accessori? La cerniera zip invisibile si cuce con due piedini insieme. Vuoi conoscere i miei trucchi di cucito? Hai un abito che ti piace tanto al quale devi cambiare la cerniera perché magari si è rovinata. Vuoi cucire insieme a me una cerniera lunga, perfetta, facile e che si incrocia alla perfezione quando magari hai la cucitura del corpetto e della gonna che devono combaciare alla perfezione? Se hai voglia di scoprire con me come cucire la zip lunga negli abiti e assaporare tutti i trucchi per un cucito sartoriale da vera professionista, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito, e benvenuta a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso ti invito a sbirciare tutti gli altri miei video e le mie playlist presenti sul canale e di andare a visitare anche tutti gli altri miei profili social. La mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram si chiamano entrambi Sara Poiese. E poi c'è il mio blog sarapoiese.com, il contenitore di tutorial gratuiti dedicati al cucito sartoriale, creativo, agli strumenti per il cucito, alle macchine per cucire e tanto altro. E se ancora questo cucito non ti basta, c'è sarapoieseacademy.com, la mia seconda creatura, la mia piattaforma di corsi online dove puoi imparare a cucire tanti argomenti diversi per videocorsi magnifici che scegli oggi e potrai vedere per sempre. Il video tutorial di oggi si vuole concentrare su una domanda che ho spesso ricevuto da cuci amiche e cuci amici riguardo l'applicazione della cerniera zip. Già in Sara Poiese Academy c'è un corso dedicato alle cerniere zip proprio nella sezione ABC del cucito. Ma uno dei grandi problemi dell'applicazione delle cerniere è quando sono lunghe, poiché il tessuto da un lato e dall'altro della cerniera tende a spostarsi un pochino. Il classico effetto di cerniera montata male è quello nel quale hai un abito a tubino, corpino più gonna, che deve combaciare alla perfezione nell'attaccatura della cerniera zip dietro oppure nell'attaccatura della cerniera zip sul fianco. Ti sarà capitato di cucire la cerniera e vedere che la cerniera resta non perfettamente allineata in una confezione che solitamente appunto ci dà qualche fastidio, ma cerchiamo di capire bene come affrontare questo problema, questo gap, e cerchiamo di capire come far combaciare bene, se abbiamo un corpino e se abbiamo una gonna, la cerniera zip lunga che viene applicata sul progetto stesso. Allora, quel tessuto che vedi in questo momento ti dovrebbe suonare familiare perché con questo tessuto nel mio blog puoi andare a cercare nella lente di ingrandimento la parola chiave V1671. In questo modo ti compariranno alcuni video tutorial nei quali ho trattato la confezione dell'abito che a tutti gli effetti vedi qui e che andremo a completare oggi con il montaggio della cerniera. Parlo infatti del tutorial dedicato a come cucire il corpetto Vogue 1671 e qui abbiamo imparato a foderare completamente a macchina il corpetto e infatti abbiamo il corpetto esterno con la sua fodera interna che riconosci rosa tenue, un corpetto interamente foderato anche nella scollatura frontale del progetto e abbiamo poi imparato a realizzare anche tutte le decorazioni della fascia frontale del corpetto, come appunto vedi nella cover qui avendo il corpetto bicolore. In un secondo video tutorial che trovate sempre nel blog, per cui tornate in
sarapoiese.com, vi ho raccontato come andare a realizzare la gonna e in questo caso di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di come montare la gonna con il lavoro bicolore, con questo sfondo piega per avere questo effetto simil gonna portafoglio nella parte centrale e dunque un progetto veramente molto bello. In un terzo video tutorial vi ho spiegato come cucire un cinturino a quella gonna, perché magari, si sa mai, vuoi fare il corpetto abbinandola ad un'altra gonna o vuoi fare la gonna lasciandola da sola per abbinarla ad una camicetta. E dunque questo tutorial è perfetto per te se vuoi imparare a fare un cinturino e una cerniera elegante applicata ad un cinturino sui tessuti leggeri. Ma oggi andiamo a vedere come applicare la cerniera zip lunga invisibile su questo progetto. Vai a prendere una cerniera zip, vai a prendere un tessuto di prova e cuci insieme a me perché ho la macchina per cucire pronta, ancora senza piedino, è qui accesa, pronta per cucire insieme la nostra cerniera zip lunga da 60 centimetri. Anzitutto un paio di trucchi furbi, perché abbiamo bisogno di verificare aprendo e chiudendo più volte se la cerniera zip funziona correttamente. Eventualmente passa un po' di sapone di Marsiglia nella cerniera. Questo aiuterà a far scorrere meglio i dentini della cerniera stessa. Secondo aspetto, ogni cerniera è sempre dotata di una zona di ripiegatura, come puoi a tutti gli effetti vedere. Bene, questa zona di ripiegatura cerca di gessarla, di identificarla, perché con l'aiuto magari di una penna per tessuti o una matita gesso a scatto puoi andare a gessare proprio il punto di ripiegatura, perché questo ti è di grande aiuto quando vuoi eventualmente andare ad applicare poi la tua cerniera fino a un punto ben definito. Pertanto la segni eventualmente anche proprio in maniera molto visibile e riporti lo stesso tratto anche dall'altro lato, alla stessa altezza possibilmente, in modo tale che questo segno ti permetta di dare il punto di fine della tua cerniera. Secondo aspetto, devi prendere la cerniera nella sua lunghezza e posizionarla fino alla parte ovviamente in cui il tuo progetto, eccolo qui, si chiude e verificare di avere una cerniera in eccesso più lunga. Questo dato è veramente essenziale perché hai bisogno di avere una cerniera molto, insomma, almeno 3-4 dita più lunghe rispetto al lavoro effettivo. Infatti vedi che la cerniera, l'apertura del vestito termina qui, mentre io ho ancora una spanna di cerniera. E in questo caso che cosa ti consiglio di fare? Seleziona con un semplice righellino il margine di 1 centimetro direttamente nella parte finale del tuo colletto e disegna questo margine sempre con l'ausilio di una penna per tessuti, in modo tale che tu possa aver ben identificato il punto di fine della tua cerniera. Hai capito bene? Termineremo la cerniera un pochino più sotto rispetto alla fine del tessuto perché ci andremo ad agganciare poi i gancetti interni per gli abiti. Questo ti aiuterà a garantire un bel colletto pulito nella tua cerniera. Dopodiché hai disegnato la parte di piega della cerniera, hai disegnato la parte di fine della cerniera nel colletto. Adesso che hai queste due misure, posizioni il primo elemento di disegno sul secondo e senza tirare eccessivamente porti la cerniera fino al punto vita. In questo caso devi disegnare proprio con la matita per tessuti il punto in cui la cerniera incontra il corpino e la gonna. Questi passaggi sono estremamente essenziali per andare poi a confezionare le cerniere lunghe in maniera precisa. Perché? Perché quando lavori la cerniera in questo modo non puoi correre il rischio di avere stoffa che si sposti nel corso della confezione. E dunque hai ben definito il punto vita, segnato con la penna, hai ben definito il punto di inizio e adesso puoi metterti semplicemente a spillare il tuo lavoro.
Come lo andiamo a spillare? Possiamo appoggiare la nostra penna per tessuti, possiamo prendere degli spilli e semplicemente non ci dobbiamo neanche più preoccupare della centratura della cerniera stessa, perché prenderemo la cerniera, sappiamo che comunque va montata a rovescio e per questo ci sono tanti miei video tutorial dedicati al montaggio della cerniera. L'importante è che prendiamo questo punto proprio di incontro che avevamo disegnato prima e lo facciamo combaciare. Quindi a tutti gli effetti il grande trucco in questo caso è quello proprio di prendere il punto di combacio dei due elementi segnati. Li facciamo combaciare per bene, verifichiamo che il punto, eccolo qui, ci sia alla perfezione e poniamo uno spillo, spillando un pochino dentro, un pochino fuori il nostro tessuto. Abbiamo così spillato la parte iniziale della nostra cerniera. Adesso proseguiamo andando a spillare tutta l'altra parte di cerniera fino in fondo con un'accortezza. Quando arriviamo al punto vita dobbiamo verificare di far combaciare alla perfezione il disegno che abbiamo tracciato con la penna per tessuti e il nostro spillo. Andiamo a spillare bene questa zona e poi possiamo concludere nella spillatura della cerniera. Perché ti dico questo passaggio? Perché è davvero essenziale spillare l'inizio, spillare la fine del tuo lavoro, comunque l'inizio è un punto critico. Andiamo a spillare la cerniera lungo tutto il primo verso e infiliamo la nostra macchina per cucire. Dal nostro cassettino portapiedini abbiamo diverse opzioni tra cui scegliere, perché in base alla macchina da cucire che possiedi potresti avere diversi piedini per cerniere. Guardiamoli un istante insieme tutti quanti. Infatti potresti trovarti ad avere tra i vari piedini il piedino per cerniera classico in questa variante oppure anche in questa variante dentellata. Potresti avere un piedino per galloni e potrebbe anche essere usato come piedino per cerniera in caso dei tessuti più grossi. E poi è il piedino per cerniera invisibile, il piedino che utilizzeremo oggi nel montaggio della nostra cerniera. Pertanto, per il momento, scelgo questo piedino per il mio lavoro e altro non faccio che andare ad inserire il piedino direttamente nella macchina. Molto semplice effettuare questo inserimento anche se dovessi avere una macchina con il doppio trasporto integrato. Rimuovo infatti il doppio trasporto integrato che non mi serve per questa operazione e innesto il piedino. Comincio subito a prendere la stoffa che ce l'ho qui e ho rovesciato ovviamente il tessuto per comodità per iniziare ad effettuare la cucitura. E altro non dovrò fare che portare il mio piedino a tutti gli effetti sotto all'inizio del tessuto stesso. Nei primi punti di cucitura ricordati di andare piano perché devi permettere al piedino di incanalarsi correttamente con la posizione della cerniera stessa e poi rimuovi gli spilli piano piano uno dopo l'altro e prosegui in questa cucitura. Che cosa succede? Succede che il piedino fondamentalmente fa tutto il lavoro perché il piedino trasparente mi permette di passare esattamente sul tessuto, anche qui quando inizio ad avere un po' di spessore passa tranquillamente e mi permette di effettuare una cucitura fluida del mio lavoro, sia che io abbia cerniere lunghe sia che io abbia cerniere corte e in questo modo posso tranquillamente proseguire fino alla fine perché è un piedino veramente di uso semplicissimo. Il nostro grande momento critico sarà verso la fine della cerniera. Quando arrivi infatti alla parte finale del montaggio della cerniera zip, hai pochissimi centimetri rimanenti. L'importante è che tu tenga sempre il più piatto possibile il tessuto, non ci devono mai essere grinze e devi andare a rimuovere quest'ultimo spillino davvero all'ultimo. Un consiglio: abbassa l'ago, alza leggermente il piedino e porta sotto la stoffa in eccesso con alcuni movimenti anche eventualmente con l'utilizzo di uno spillo, in modo tale che tu possa ottenere la cucitura più scorrevole per la tua cerniera zip possibile che ci sia. Se vuoi ulteriori approfondimenti ho parlato di cerniera zip anche in un corso completo dedicato a tutti i trucchi per montare le cerniere zip. La prima parte di cerniera è completamente montata. Infatti la riconosciamo dal cursore e riconosciamo che va perché eccola qui l'attaccatura e noi abbiamo superato questo passaggio. Adesso cosa ci resta da fare? Ci resta da tornare
di nuovo sul nostro piano di lavoro e andiamo a lavorare l'altra parte di cerniera. Un altro test che ti consiglio è chiudi la cerniera, verifica che tu non abbia mai pizzicato alcun dentino nella sua lavorazione. E il risultato che ti trovi ad avere è questo: il corpino lo intravedi rosa mentre la gonna la vedi sfoderata e devi proprio verificare, ripiegando bene il tessuto, che il tuo punto vita combaci alla perfezione, cioè il punto vita non deve essere storto, deve essere proprio perfettamente diritto e questa linea di combacio deve ulteriormente combaciare, sembra un gioco di parole, con la linea che avevi tracciato nella cerniera zip. E questo io lo sto spillando proprio da cerniera chiusa, perché a tutti gli effetti il check che tu devi riuscire ad ottenere è quello di verificare che la posizione della chiusura della cerniera sia impeccabile. E lo stesso lavoro va fatto nella parte superiore, cioè devi ricordarti di verificare che l'attaccatura del tuo corpino sia sempre la stessa, per cui non sia più in giù, non sia più in su, ma sia esattamente in questa posizione. E devi dunque appoggiare il segno della matita gesso che avevi fatto prima esattamente in questo punto, lo devi far combaciare nel punto di controllo che è messo nel tessuto. E il punto di controllo è esattamente questo. Ora che il punto di controllo combacia, posso andare a puntare uno spillo anche in questo frangente ed eventualmente posso comunque aggiungere uno spillo in più a questo controllo, grazie al fatto che posso altresì verificare l'attaccatura anche per esempio del mio attacco del collo, e questo può essere un altro elemento molto comodo che ci permette di effettuare la verifica, cioè se ho dei corpetti con un collo come questo, devo verificare che il collo combaci alla perfezione in questo punto. Ti sembra un lavoro complesso? In realtà è semplicemente un lavoro di precisione che poi ti permette di montare la cerniera giusta al primo colpo, e quando monti la cerniera giusta al primo colpo la soddisfazione è garantita. Torni a tendere a tutti gli effetti il tuo tessuto, questo è l'inizio controllato dell'attacco della tua cerniera, questa è la parte centrale dove prosegui nella spillatura, questa è la parte finale dove ovviamente prosegui nella spillatura fino alla parte che è aperta. Spigliamo tutta la parte e torniamo alla macchina per cucire. Tutta la mia cerniera zip è stata cucita e adesso altro non dobbiamo fare che tornare alla macchina per cucire e ricominciare la nostra cucitura con il piedino per cerniera invisibile. Appoggiamo il piedino, eventualmente possiamo anche alzare un po' il piedino per farlo scorrere meglio, apriamo leggermente la struttura della cerniera e abbassiamo il nostro piedino. Effettuiamo i primi punti molto lentamente per permettere alla macchina di incanalare correttamente il piedino e cerchiamo di tenere teso il tessuto. Se ci hai fatto caso, nella cucitura precedente ho tenuto tutta la stoffa verso il braccio libero della macchina. Questo è possibile quando investi in una buona macchina per cucire dotata anche di un braccio libero piuttosto ampio, che ti permette dunque di effettuare le cuciture di ogni tipo, anche quelle più voluminose di un abito. Proseguo piano piano cercando di rimuovere gli spilli proprio quando arrivo sotto alla cucitura e arrivo in fondo nella parte finale. Ed ecco che qui il trucco arriva. Siamo arrivati alla parte finale della nostra cerniera, proseguiamo con il piedino per cerniera invisibile fino a che riusciamo, ossia fin tanto che abbiamo l'apertura della cerniera zip che ci permette di far passare il piedino. Dopodiché ci fermiamo, tagliamo eventualmente con il rasafilo della macchina per cucire il nostro filo, sganciamo questo piedino e innestiamo il piedino normale, cioè il mezzo piedino. Per fare questa operazione semplicemente un clic di sgancio e un altro clic di riaggancio, come anche l'abbassamento del piedino in questa posizione. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo completare l'ultimo passaggio. Ecco perché avere una cerniera zip più lunga ti aiuta, perché altrimenti avresti il fastidio del cursore che crea volume in questa cucitura. Pertanto altro non dovremo fare che
riposizionare la stoffa da dove da dove ci siamo fermati, e dunque in questo punto, riappoggiare il piedino, ma in questo caso possiamo sfruttare una delle funzioni della macchina, che è lo spostamento elettronico dell'ago. Questo mi permette di spostare l'ago proprio del punto preciso che io desidero. Ci basteranno dunque pochi, semplici punti di chiusura della nostra cerniera, poiché il mezzo piedino ci permette di cucire anche quando a tutti gli effetti la cerniera sta combaciando nel suo lavoro. Attendiamo che la macchina per cucire termini di effettuare il taglio del filo e torniamo alla nostra area di lavoro. Adesso vedremo proprio in diretta la verifica se questa cerniera zip sia stata montata bene o meno. Ti ricordo che puoi trovare i video tutorial completi nel mio blog puoi andare a trovare nel blog sia il tutorial dedicato al cinturino, sia il tutorial dedicato alla gonna, sia il tutorial dedicato al corpetto. Per cui mi raccomando, tutti gli approfondimenti li trovi lì. Come fai a vederli? Eventualmente vai giù in info box, cioè se stai vedendo questo video da smartphone, clicca sul titolo del video e ti comparirà la descrizione completa con anche il paragrafo dedicato ai video tutorial correlati. Se stai invece vedendo questo video da tablet o computer fisso o portatile, ti comparirà la parolina mostra altro sotto al titolo del video e potrai dunque accedere all'info box, dove trovi sempre approfondimenti, link ai materiali utilizzati. Bene, torniamo nel nostro progetto e prendiamo la cerniera zip dalla parte finale, introduciamo il cursore nella cerniera zip stessa e voilà, come vedi la cerniera si è applicata alla perfezione. Pronti adesso a vedere l'abito a rovescio, o meglio rovesciato dal lato diritto? Wow, wow e ancora wow! Guarda bene come combacia alla perfezione questa cucitura. È veramente estremamente pulita e precisa. Questa cucitura combacia in maniera eccellente grazie al famoso trucco svelato prima. E nella parte superiore della cerniera zip non dovrai far altro che tagliare il filo in eccesso, ripiegare il punto nel quale intravedi anche il segno rosa della penna per tessuti, ripiegare, fissare con un puntino a mano la parte finale della tua cerniera e ripetere la stessa operazione anche da questo lato, perché non avendo cucito la cerniera fin dal suo inizio, ma solo dal punto contrassegnato con il gessetto, posso dunque ripiegarla e non avere l'effetto fastidioso nella schiena di avere la cerniera che gratta proprio in questo punto. Quante volte ti è capitato di avere la cerniera che gratta dietro ed è fastidioso? Scrivimi nei commenti se questo trucco di ripiegare la parte iniziale della cerniera zip lo conoscevi già, oppure se l'hai trovato geniale e inizierai ad utilizzarlo da oggi. Conoscevi questa tecnica di montare la cerniera in questo modo, ripiegare il tessuto, avere la cerniera estremamente pulita? Nella parte finale, infatti, potrai poi andare a inserire i famosi gancetti, i gancettini che vanno montati un gancio da una parte con un paio di punti a mano e un altro gancino dall'altra con ovviamente sempre il sottopunto a mano. Questi gancini funzionano esattamente in questo modo, ti sganciano, eccolo qui, ti sganciano il lavoro e te lo riagganciano. In questo modo hai una chiusura ulteriore nella parte superiore del tuo corpino, del tuo colletto. Pertanto la cerniera combacia alla perfezione, si può aprire e chiudere comodamente senza problema alcuno. Quando la richiudi sai che non farà mai difetto nella parte superiore perché è molto morbida, la chiusura è pulita, ci metti un gancino che renderà la chiusura ancora più perfetta e arriviamo qui. Qui è magnifico, qui è la perfezione fatta cucitura. Questo è il punto di attaccatura del corpino con vita e questa è la parte finale della mia attaccatura della cerniera zip. Non si vede davvero nulla e ho così applicato una cerniera zip lunga,
ho imparato a far combaciare il punto vita, a far combaciare i punti di eventuali colletti, a montare eventualmente anche le parti di gancetti di chiusura. Io ti ringrazio per aver condiviso questo video tutorial con me. Se ti è piaciuto e l'hai trovato utile, perché no, lascia un like sotto questo video e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Come fare per sapere quando pubblicherò un nuovo contenuto? Iscriviti al canale, spunta anche la campanellina e resterai sempre sintonizzato su tutte le mie pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale dalla tua socialist di fiducia, Sara Poiese.